Ciao ragazzi, in questo video tutorial impariamo a risolvere i sistemi di disequazioni lineari. Un sistema di disequazioni lineari è un insieme di due o più disequazioni di primo grado che devono essere soddisfatte contemporaneamente. Cominciamo con un esempio molto semplice. Dobbiamo risolvere il sistema di disequazioni 2x più 8 maggiore di 0 e 6 meno 3x maggiore o uguale a 0. Cioè trovare i valori della x che soddisfano contemporaneamente entrambe le disequazioni. Le due disequazioni vanno risolte in modo indipendente, cioè ci comportiamo come se dovessimo risolvere due esercizi separati sulle disequazioni. Nella prima disequazione dobbiamo portare il più 8 a destra, facendolo diventare meno 8, e dobbiamo dividere entrambi i termini della disequazione per 2, che è il coefficiente della x. Otteniamo così x maggiore di meno 4. Nella seconda disequazione invece dobbiamo portare il 6 a destra e diventa meno 6. Poi, siccome il coefficiente della x è negativo, dobbiamo cambiare entrambi i segni della disequazione ed il verso, ottenendo 3x minore o uguale a 6. Vi ricordo che quando il coefficiente della x è negativo bisogna cambiare tre cose, due segni e il verso. Ora, come nel caso precedente, possiamo dividere entrambi i termini per 3 e ottenere x minore o uguale a 2. Dobbiamo determinare ora l'insieme dei valori della x che soddisfano entrambe le disequazioni del sistema. Per determinare l'insieme finale delle soluzioni, dobbiamo procedere nel modo seguente. Tracciamo una retta orientata, cioè una retta con una freccia rivolta verso destra. Contiamo ora i valori distinti trovati al termine di ogni disequazione, che nel nostro caso sono due, il meno 4 e il 2. Tracciamo ora due segmenti verticali a partire dalla retta orientata ed annotiamo i valori trovati. Osserviamo ora i risultati trovati. Nella prima disequazione il risultato è x maggiore di meno 4, dunque non è presente l'uguale. Quando non è presente l'uguale, facciamo un pallino vuoto sul valore corrispondente. Tracciamo poi, siccome il verso è maggiore, un segmento a destra del pallino, poiché i valori maggiori di meno 4 sono quelli a destra di meno 4. Per ricordarci in modo visivo come dobbiamo procedere, possiamo interpretare il maggiore come la punta di una freccia che ci indica da che parte dobbiamo tracciare il segmento. Nella seconda disequazione il risultato è x minore o uguale a 2, dunque è presente l'uguale. Quando è presente l'uguale, facciamo un pallino pieno sul valore corrispondente. Tracciamo poi, siccome il verso è minore, un segmento a sinistra del pallino, poiché i valori minori di 2 sono quelli a sinistra di 2. Anche qui, per ricordarci visivamente come dobbiamo procedere, possiamo interpretare il minore come la punta di una freccia che ci indica da che parte dobbiamo tracciare il segmento. Per determinare l'insieme soluzione, dobbiamo ora contare il numero di disequazioni del sistema. Sono 2. La soluzione è dunque l'intervallo in cui sono presenti due linee orizzontali, cioè questo intervallo. I valori della x che soddisfano entrambe le disequazioni sono dunque quelli compresi tra meno 4 e più 2. Dunque la soluzione del sistema sembrerebbe x compreso tra meno 4 e 2. Però non abbiamo ancora finito. Dobbiamo fare un ultimo controllo. Siccome abbiamo messo dei pallini vuoti e dei pallini pieni, ora dobbiamo anche utilizzarli. Ogni volta che troviamo un pallino pieno, dobbiamo mettere un uguale sul valore corrispondente trovato nella soluzione. Dunque, siccome sul 2 c'è un pallino pieno, dobbiamo aggiungere un uguale in corrispondenza del 2. Il risultato finale è dunque x compreso tra meno 4 e più 2 col 2 incluso. Riassumiamo ora brevemente tutti i passaggi svolti. Innanzitutto abbiamo risolto le due disequazioni in modo indipendente. Poi abbiamo rappresentato i risultati sulla retta orientata, ricordandoci di questi piccoli dettagli. Se nel risultato non è presente l'uguale, cioè se i simboli sono maggiore o minore, il pallino sul grafico è vuoto, mentre se nel risultato è presente l'uguale, cioè nel caso di simboli maggiore uguale o minore uguale, il pallino è pieno. Inoltre, col maggiore ci muoviamo verso destra rispetto al pallino, col minore ci muoviamo a sinistra del pallino.
Il significato di pallino pieno e pallino vuoto è il seguente. Nel caso dell'uguale, il segmento arriva al valore specificato, nel nostro caso 2, e lo tocca, mentre nel caso di pallino vuoto il segmento arriva al valore specificato, cioè meno 4, ma siccome c'è un pallino vuoto non lo tocca. Dopo aver rappresentato graficamente i risultati, dobbiamo solamente contare le disequazioni del sistema ed individuare l'intervallo soluzione. Siccome nel nostro esempio le disequazioni sono 2, dobbiamo trovare l'intervallo in cui ci sono 2 linee nel nostro grafico. Se le disequazioni fossero state 3, avremmo cercato un intervallo con 3 linee. Vi anticipo che se non trovassimo un intervallo con 3 linee, il sistema sarebbe impossibile. Una volta individuato l'intervallo soluzione, non ci resta che scriverlo e alla fine, cosa che molti si dimenticano, controllare i pallini, poiché in corrispondenza di ogni pallino pieno bisogna annotare un uguale nel corrispondente risultato. Faccio ora un'ultima osservazione sul modo di scrivere questo risultato, che è sempre motivo di errori. L'intervallo all'estrema sinistra si annota con x minore e dunque nel nostro caso sarebbe x minore di meno 4. L'intervallo all'estrema destra si annota invece con x maggiore, quindi nel nostro caso questo intervallo sarebbe x maggiore o uguale a 2, poiché il pallino è pieno. L'intervallo compreso tra due valori, e ce ne potrebbero essere molti, si annota infine con la notazione x compreso, nel nostro caso x compreso tra meno 4 e 2, con l'uguale a 2, poiché il corrispondente pallino è pieno. Premesso che la procedura descritta resta valida ogni volta che ci troviamo a risolvere un sistema di disequazioni lineari, qualunque sia il numero delle disequazioni presenti nel sistema, nel prossimo tutorial risolveremo alcuni esercizi più complessi, in modo da capire come ci si deve comportare quando ci si trova di fronte a situazioni particolari. Vi aspetto! Ciao!